Benvenuti, anime sensibili e cercatori di verità, nel cuore pulsante della nostra comunità. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Oggi vi invito a sedervi con me in questo salotto virtuale, mentre le luci si abbassano e il brusio del mondo sfuma, lasciando spazio a una riflessione che va oltre il pettegolezzo. Quella che stiamo per esplorare non è una chiacchiera da bar, ma un ritratto complesso di fiducia, giudizi affrettati e della forza silenziosa di chi sceglie la dignità al posto dello spettacolo. Prima di immergerci in questo mare in tempesta, vi chiedo un piccolo gesto che per noi conta moltissimo. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella. E per chi desidera sostenere il nostro impegno nel separare il rumore dai fatti, c'è il pulsante abbonati. Entrare nel nostro cerchio interno vi darà benefici esclusivi. Un like e un commento sono il vostro modo di farvi sentire. Siete pronti a guardare oltre le apparenze? A volte il silenzio si allunga fino a diventare un suono assordante, un eco che rimbalza nelle coscienze e alimenta le fantasie più oscure. Per giorni, il pubblico ha osservato il silenzio apparentemente imperturbabile attorno a Bar Arduk, leggendolo come un titolo a caratteri cubitali. Non c'è stata una reazione immediata, impulsiva. Non ha lanciato nel vuoto appunti frettolosi né aggiunto benzina al fuoco della polemica. La sua mancanza di parole è diventata un personaggio a sé in questa commedia degli equivoci, una presenza ingombrante che ha costretto gli spettatori a sporgersi in avanti, in attesa di un segnale. Tutto è cominciato con una manciata di secondi, un frammento quasi insignificante catturato nella foschia sensoriale di un locale affollato, dove i bassi pulsavano come un cuore in affanno e le luci si sfumavano in ombre. L'obiettivo indiscreto di un cellulare ha conservato un lembo di realtà, Bar che si china e sussurra qualcosa all'orecchio di una giovane donna, i volti vicini, una confidenza che è stata subito, e forse erroneamente, interpretata come un'intimità clandestina. Nessun inizio a spiegarne il contesto, nessuna fine a definire i confini, nessun audio comprensibile, solo un'immagine recisa dalle sue radici. Una forma vaga che poteva incarnare il desiderio o la paura di chi la guardava. Poi è arrivata la serata che ha incrinato la superficie di questo lago ghiacciato. Durante un evento per un marchio di cui è volto, sotto il fuoco incrociato di telecamere e luci artificiali, Bar Arduk ha deciso di affrontare le domande che galleggiavano nell'aria come fumo tossico. È apparso stanco, sì, ma non piegato, la voce ferma, attraversata da un'emozione controllata ma palpabile. E quando ha parlato, non lo ha fatto con rabbia né puntando il dito contro i suoi accusatori. Ci è arrivato con cautela, in equilibrio precario e perfetto tra verità e tenerezza, con un tono che faceva pensare che ogni parola fosse stata pesata sulla bilancia della prudenza prima di colpire l'aria. Ha sottolineato ciò che molti dimenticano nella vertigine dell'opinione pubblica: non si può estrarre l'intenzione da un singolo angolo visivo. Non si può pretendere che la vita privata venga sottoposta ad audit davanti ai flash solo perché è visibile. Ha tracciato una linea netta, incrollabile. Non avrebbe trasformato i suoi legami umani in un feed in abbonamento per i curiosi. Non avrebbe esibito prove per placare la curiosità morbosa. E, pur senza nominarla, tutti in sala hanno percepito la presenza eterea di una figura familiare, il volto che il pubblico associa a lui da anni. Elçin Sangu. Fermiamoci un istante, amici di Celebrita dalla Turchia. Quanti di noi avrebbero mantenuto la stessa compostezza di Bar? E quanti, al contrario, si sarebbero lasciati trascinare dalla rabbia? Vi chiedo, una figura pubblica deve giustificare ogni suo gesto, o la privacy è un diritto sacro che stiamo dimenticando? Scrivetemelo nei commenti. E se state apprezzando questa analisi, ricordatevi di cliccare su iscriviti per sostenere il canale. Un caro amico di Bar, parlando in anonimato per non alimentare il circo mediatico, ha confidato che l'attore non si è sentito scosso dagli insulti urlati dagli spalti, ma dalla fragilità che rosicchia la fiducia quando estranei decidono di scrivere la trama della tua vita al posto tuo. Immaginate di costruire un futuro sulla lealtà e di vederlo riscritto da una videocamera che non ha registrato né l'inizio né la fine della storia. Immaginate di osservare vecchie amicizie, radicate nell'infanzia, trasformarsi in armi nelle mani di persone che non conosceranno mai l'intero contesto. È questo, ha detto l'amico, ciò che lo ha turbato di più.
Anche dopo quelle parole misurate, il dibattito non si è spento, ha soltanto cambiato passo. Le sezioni dei commenti si sono divise come le maree. Alcuni hanno preso posizione, chiedendo di più, spingendolo a fornire ricevute che nessuno è tenuto a fornire. Altri hanno fatto un passo indietro e chiesto scusa, ammettendo di aver scambiato una suggestione per un fatto compiuto. Lo spostamento non è stato netto, raramente lo è. Ma il tono si è spostato dall'accusa alla considerazione, dall'urlo a un ascolto scomodo e necessario. Se nella sua dichiarazione c'era un filo più profondo, era questo: i confini contano ancora, anche quando il mondo reclama un posto in prima fila su tutto. Lui ha rifiutato di spingere qualcun altro sotto i riflettori per dimostrare d'avere ragione. Ha rifiutato di sfamare la bestia aprendo porte che non sono mai state pensate per il pubblico. Ha ricordato a tutti che essere conosciuti non equivale a essere dovuti alla gente, e che l'amore non è uno spettacolo solo perché chi lo vive ha un volto noto. Cosa accadrà adesso non è scritto. Forse la donna nel video parlerà e confermerà ciò che lui ha sostenuto. Forse lui resterà in silenzio, onorando un'amicizia fraintesa e messa alla prova. Forse emergerà un altro angolo, o forse questo è tutto ciò che avremo. In ogni caso, una cosa resta salda: Barr ha respinto l'accusa non arrampicandosi su scuse, ma ancorandosi a un principio. Ha scelto la misura quando era provocato, l'empatia quando si sentiva stretto all'angolo, e la verità senza spettacolo. Quella scelta ora galleggia nell'aria pubblica come un invito per tutti noi a riflettere sul costo della nostra curiosità. Perché questa storia è più grande di un clip in una stanza rumorosa. Riguarda ciò che facciamo con i frammenti delle vite altrui. Riguarda il modo in cui un pezzo di filmato possa essere affilato fino a diventare una lama. Riguarda la velocità con cui trasformiamo la possibilità in verdetto, e quanto sia difficile riparare il danno quando l'interpretazione diventa catena, anche se l'arrivo delle spiegazioni è calibrato con cura. Persone vicine alla coppia raccontano che, in privato, il clima è più sereno che in rete. Gli amici si fanno sentire. Le famiglie rassicurano. Il lavoro va avanti. La vita che esisteva prima del video è ancora lì, intatta, soltanto ammaccata dal pettegolezzo, non spezzata. È questa la realtà che non finisce in tendenza, la continuità ostinata dei giorni normali. Una tempesta si affronta con calma non perché non faccia male, ma perché sai a cosa ti stai aggrappando. E ora, mentre l'esasperazione collettiva si spegne, la linea del tempo appare diversa. Dove prima c'era impazienza di condannare, ora c'è una pausa. Dove c'era fame di scandalo, arriva l'amara consapevolezza che forse non abbiamo visto abbastanza per gridare così forte. La sua onestà non ha zittito le critiche, ha riorientato la conversazione. Ha ricordato che il contesto non è un cavillo, è la differenza tra indiscrezione e verità. Torniamo allora al punto di partenza: un frammento, una corsa alla sentenza, e un uomo che ha scelto di non trasformare il proprio cuore in contenuto. Se si dirà altro, ascolteremo. Se non arriverà nient'altro, resteremo con questo. Ciò che rimane costante è il principio su cui si è fondato tutto, e la forza silenziosa con cui Elchin continua a muoversi, elegante e ferma. Il loro legame ha già superato attenzioni indiscrete in passato. Potrà superare anche questa, se sapremo lasciarlo respirare. E voi, cari amici di Celebrita dalla Turchia, da che parte state? Siete pronti a concedere il beneficio del dubbio, oppure la vostra diffidenza è troppo forte? Ditemelo nei commenti, perché la vostra voce è l'anima di questo canale. Non dimenticate di iscrivervi, cliccare su abbonati per sostenerci e condividere questo video per diffondere un'altra narrazione. Grazie per aver ascoltato Oltre il rumore. Alla prossima verità. Nel frattempo, lasciate che vi accompagni con un'immagine: Barr che rientra a casa dopo l'evento, si sfila la giacca senza fretta, respira profondamente, e in quel respiro c'è la stanchezza di chi vive sotto i riflettori e la calma di chi conosce il proprio centro. Non ha bisogno di urlare per farsi capire, lo ha già fatto con poche frasi che hanno messo un paletto laddove la folla voleva passare di corsa. E altrove, Elchin che apre una finestra per far entrare aria nuova, libera i pensieri come tende al vento,
e sceglie di non dare spettacolo al dolore. Sa che il clamore passa e la sostanza resta. C'è chi direbbe che il silenzio è colpevole. Eppure, a volte, il silenzio è un modo di prendersi cura. È un modo di proteggere chi ami dal rullo compressore del sensazionalismo. È un modo di ricordare a se stessi che la verità non ha bisogno di una colonna sonora, ma di tempo. Tempo perché chi vuole capire capisca, e chi è venuto solo per guardare si stanchi e se ne vada. Quell'istante rubato in un locale rumoroso vale meno di quello che accade quando le telecamere si spengono. Un dettaglio che molti hanno notato, e che vale la pena riportare, è che Barr non ha cambiato la postura nemmeno quando le domande sono diventate incalzanti. Non ha contrattaccato con accuse. Non ha chiamato testimoni. Non ha esibito chat, non ha trasformato gli amici in scudi umani. È rimasto sulla sua rotta. Chi lo conosce da vicino ci ha detto che non è teatralità, è coerenza. La stessa coerenza che lo ha guidato quando il successo gli ha bussato alla porta e gli ha chiesto un tributo. Spettacolarizzare tutto. Lui ha risposto no. E questa è la parte che a molti sfugge: dire no, in un'epoca in cui si comprano applausi veloci, è più rumoroso di 1000 conferenze stampa. Dire no significa esporsi al malinteso, all'interpretazione malevola, alla fame vorace di chi confonde accesso con possesso. Ma significa anche prendersi cura della parte viva di una storia, due persone che cercano di restare persone. Barr ed Elchin non sono personaggi che ci devono un arco narrativo. Sono esseri umani che si devono reciprocamente rispetto. Se un giorno arriverà un secondo video, o una testimonianza, o un'altra inquadratura, la guarderemo insieme. La analizzeremo con attenzione. Ma non accadrà che questo canale scambi il diritto di cronaca con il diritto di invadenza. Perché ciò che oggi difendiamo non è un volto in particolare, ma un principio che vale per tutti: l'intimità è reale anche quando non la vediamo. E non diventa meno reale se non entra in un riel. Così chiudo, con la certezza che il tempo, se glielo permettiamo, separa la schiuma dalla corrente. Barr Harduk ha posto una soglia. Elchin Sangu ha scelto la grazia. Il resto è un coro che può solo attenuarsi, se chi ascolta decide di farlo. E noi, qui su Celebrita dalla Turchia, continueremo a raccontarvi ciò che conta davvero, non solo ciò che brilla, ma ciò che resiste.